Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video mostrerò come aggiornare Windows 10 dalla 20H2 alla 21H1 e eventualmente, se non siete soddisfatti dell'aggiornamento, possiamo anche disinstallarlo e ritornare alla versione precedente, che spiegherò anche questo nel video. Innanzitutto andiamo su Start, Impostazioni e verifichiamo che versione abbiamo. Quindi andiamo su Sistema, Informazioni e guardiamo le specifiche Windows, edizione Windows 10 Pro e la versione 20H2. Torniamo indietro, clicchiamo su Aggiornamento e sicurezza. Dobbiamo aderire al programma Insider, quindi programma Windows Insider. Vi ricordo comunque per installare Windows Insider che sono versioni beta, anche se risolvono la maggior parte dei bug, quindi metterò in descrizione il link dove si riferisce a tutti i bug scoperti e ovviamente riparati, tra cui c'è anche per chi ha avuto problemi col network e il sistema NAS. Il NAS è il Network Archivement System, che praticamente è un contenitore dove ospita più hard disk simile a un computer, quindi può condividere i nostri file. Solitamente lo si usa per quello, per creare dei backup. Anch'io ho avuto problemi per rilevare il sistema NAS perché non lo vedeva, anche facendo alcuni accorgimenti consigliati non si risolveva. Con l'ultima versione, il 21H1, questo problema è stato riparato. Ok, in questo caso non si visualizza nulla. Il motivo è semplice. Andando su Feedback Diagnostica, praticamente abbiamo i dati di diagnostica obbligatori invece di facoltativi. Quindi torniamo indietro e andiamo appunto sulla Privacy, Feedback e Diagnostica. Infatti è spuntato, c'è il pallino su Dati di diagnostica obbligatori. Invece dobbiamo inserirli su quelli facoltativi. Quindi clicchiamo qui, torniamo indietro sulle impostazioni e clicchiamo nuovamente su Aggiornamento e sicurezza. Andiamo sul programma Windows Insider. Adesso c'è un testo dove c'è scritto: partecipa al programma Windows Insider per ottenere i build di anteprima di Windows e inviare commenti e suggerimenti per migliorare Windows. Clicchiamo su Inizia, crea un collegamento, ovviamente dobbiamo selezionare il nostro account, poi continua. Qui abbiamo tre scelte: canale dev, che non ve lo consiglio, vi consiglio invece il secondo, canale beta, che anche tra parentesi c'è scritto consigliato, quindi usiamo questo, quindi conferma e ovviamente riavviamo. Andiamo sulle impostazioni, Start Impostazioni, clicchiamo su Aggiornamento e Sicurezza. Ora proviamo a fare verifica disponibilità aggiornamenti. Ora bisogna aspettare il download e i vari pacchetti di installazione e poi riavviamo nuovamente. Ok, infatti adesso ci domanda di fare il riavvio, quindi facciamo il riavvio, in questo caso riavviamo. Ora proviamo ad andare su Start, Impostazioni, Sistema, Informazioni e nuovamente sulle specifiche di Windows la versione adesso è la 21H1. Ritornando nuovamente sulle impostazioni principali,
Se non siamo contenti dell'aggiornamento, possiamo ovviamente tornare indietro. Per questa versione, per tornare indietro, bisogna fare in questa maniera. Andare su aggiornamento e sicurezza, visualizza cronologia degli aggiornamenti. Quindi clicchiamo qui e clicchiamo adesso su disinstalla gli aggiornamenti. Se non abbiamo fatto altre installazioni di aggiornamenti, dovrebbe riguardare questi due in alto, ma li potete trovare anche in basso, quindi dipende adesso da come vengono messi in ordine. Dovete cercare aggiornamento per Microsoft Windows KB 51460, comunque lo vedete dalla data, e anche questo, che è quello principale, DL21H1. Andate uno per volta e lo potete disinstallare. Cliccate 2 volte, sì. Ovviamente vi conviene fare il riavvio più di una volta. Ok, andiamo nuovamente su Start e adesso disinstalliamo l'altro pacchetto. Quindi sempre su Impostazioni, ritorniamo su Visualizza cronologia degli aggiornamenti, sempre disinstalla gli aggiornamenti. Adesso disinstalliamo l'altro pacchetto, possiamo cliccare 2 volte per la disinstallazione oppure tasto destro disinstalla. Clicchiamo sì. Aspettiamo che finisca di disinstallare, poi riavviamo. Ora verifichiamo se effettivamente abbiamo disinstallato il pacchetto, quindi ritorniamo su Start, Impostazioni, Aggiornamenti e sicurezza, visualizza cronologia degli aggiornamenti, disinstalla gli aggiornamenti. Infatti nell'elenco non c'è più il 21H1, quindi torniamo nelle impostazioni e questa volta andiamo su Sistema e Informazioni. Come notiamo siamo ritornati alla versione precedente, quindi la 20H2. Bene, se avete le domande scrivete nei commenti e ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao!